Ciao ragazzi, qui è Asiaxi, benvenuti nel 19esimo episodio della carriera nella modalità My Team di F1 Manager 2024 alla guida della Lamborghini. Siamo nel quartier generale appena tornati dal Gran Premio di Singapore, dove tutto ciò che poteva andare male è andato male. Giovinazzi ha fatto un errore che ha distrutto l'auto, probabilmente causato dalla mia strategia, e Behrman è arrivato in 20esima posizione senza mai poter attaccare. Ora abbiamo 25 giorni prima del Gran Premio degli Stati Uniti per lavorare alla macchina e alla scuderia, quindi non perdiamo tempo ed iniziamo. Prima news del giorno: il progetto della lettone anteriore, dove i ritardi causati da un problema in galleria, è finalmente ultimato e possiamo iniziare la produzione dei nuovi pezzi. Nella stessa giornata si concludono i lavori al centro visite che avevamo programmato poco prima di partire per Singapore. Grazie all'aggiornamento del centro adesso la commerciabilità sale a 20 punti e l'introito settimanale sale fino a $75.000. Il giorno successivo ci informano che il nuovo focus di sviluppo ha già dato i suoi frutti. Antonelli, infatti, aumenta la sua valutazione prestazionale fino a 76, raggiungendo così il livello di Behrman. Ma ci sono due novità ancora più importanti. La prima vede il completamento del progetto del nuovo sottoscocca che metteremo subito in produzione, ma non è l'unico progetto completato. Infatti la seconda novità è il completamento anche del progetto delle sospensioni, che in questo momento non possiamo produrre perché non abbiamo budget. Per fortuna dopo una settimana si conclude il piano sponsor precedente. Avendo raggiunto e superato il coinvolgimento richiesto, gli sponsor ci pagano poco più di $3 milioni che saranno subito reinvestiti in parte nella produzione delle nuove sospensioni. Il nuovo piano sponsor prevede solo 3 attività in totale. Vidal, uno dei nostri affiliati, parlerà in pubblico durante uno dei weekend di gara, mentre Antonelli parteciperà ad alcuni spot pubblicitari. Infine, organizzeremo un'attività VIP in fabbrica. Non ci sono attività obbligatorie da rispettare, quindi possiamo procedere. L'altra parte dei 3 milioni guadagnati grazie al piano sponsor la investiamo in alcuni progetti. Tra tutti i componenti, quello che ci può essere più d'aiuto al momento sono le pance laterali. Dopo aver giocato con gli slider, otteniamo un progetto che migliora velocità e comportamento in sterzata, ma soprattutto aumenta l'efficacia del raffreddamento del motore del 2%. In questo modo presto potremo utilizzare più spesso la benzina, come consigliava uno di voi sotto un altro video. Il secondo è un progetto di ricerca. Il telaio, come sappiamo, subirà modifiche tecniche nella prossima stagione e per questo motivo una sola ricerca non basta a colmare il gap di conoscenze. Ovviamente il progetto è equilibrato e non si concentra su qualche aspetto in particolare, si limita a migliorare quanti più attributi possibili. Sono passati velocemente questi 25 giorni e siamo pronti per il GP, ma prima montiamo il nuovo telaio sull'auto di Behrman che ne era ancora sfornito. Per il nuovo alettone anteriore siamo riusciti a produrre tutti i pezzi necessari, quindi possiamo fornirlo ad entrambi i piloti fin da subito, così come il sottoscocca, basato sul progetto completato qualche settimana prima. Siamo infatti riusciti a produrre almeno 2 pezzi, giusto quelli necessari per le 2 auto, poi ne produrremo qualcuno di scorta in futuro. Infine, parlando delle sospensioni, essendo partiti in ritardo rispetto alla produzione degli altri componenti, non abbiamo fatto in tempo a produrre 2 pezzi, quindi per ora ci limiteremo a fornire solo Giovinazzi del nuovo upgrade. Ora però parliamo del Gran Premio che ci aspetta. Il Circuit of the Americas ad Austin è un tracciato completo che mette alla prova ogni aspetto di una monoposto di Formula 1. Si apre con una ripida salita verso curva 1, una staccata cieca che richiede precisione assoluta. Da lì si entra in un primo settore velocissimo, con curve in sequenza che ricordano Silverstone o Suzuka. Qui serve tanto carico aerodinamico per mantenere velocità senza perdere stabilità. Il secondo settore invece cambia completamente, un rettilineo lunghissimo dove la velocità di punta è fondamentale. Le auto devono trovare il giusto compromesso tra carico aerodinamico e resistenza all'avanzamento, per non perdere troppo né qui né nelle curve successive. Infine, il settore finale è più tecnico e tortuoso, con curve a bassa velocità che mettono a dura prova la trazione e la gestione delle gomme. Qui è dove il degrado inizia a pesare e un'auto ben bilanciata può fare la differenza. Per essere competitiva ad Austin serve una monoposto versatile, aerodinamica efficiente per le curve veloci, grande velocità sui rettilinei e una buona trazione in uscita dalle curve lente. È un circuito che richiede equilibrio e costanza, mettendo alla prova sia i piloti che gli ingegneri nella ricerca della configurazione perfetta. In questo weekend il tempo sarà nuvoloso e freddo, ma non si prevede pioggia, quindi sia sprint che gara vera e propria dovrebbero corrersi sull'asciutto. Prima di partire impostiamo gli obiettivi per entrambi i piloti, anche in questo caso ci manteniamo su un obiettivo medio per entrambi. Andiamo a fare i primi giri ad Austin. Benvenuti al Gran Premio degli Stati Uniti! Siamo a Austin, ma non aspettatevi cowboy in pista questo weekend, solo la potenza dei cavalli. Sarà di sicuro una gara memorabile. Scopriamo cosa è in serbo questo weekend. Nell'unica sessione di prove libere abbiamo lavorato bene ma non benissimo. Infatti, mentre Giovinazzi ha già a disposizione un assetto ottimo, il compagno di squadra non si trova molto a suo agio, ha comunque una buona percentuale, ma nel complesso partirà con una fiducia non troppo elevata. Speriamo che questo non sia però causa di errori gravi. Ora però, prepariamoci per le qualifiche della gara sprint. Benvenuti a tutti! Siamo alle qualifiche per la sprint. I piloti sono quasi pronti.
Siamo negli ultimi metri di qualifica a bordo dell'auto di Giovinazzi nel suo ultimo tentativo. Berman ha già concluso ed ha fatto male, finendo oltre 4 secondi lontano dal primo. Antonio invece chiude il tentativo in 16ª posizione, ma ci sono tante vetture ancora nel giro. Ed infatti alla fine entrambi vengono eliminati e partiranno rispettivamente in 19ª e 22ª posizione. In Q3 Perez arriva davanti a Verstappen che chiude la doppietta Red Bull, ma se guardiamo bene possiamo notare che Piastri c'è ed è terzo, ma Norris è scomparso. Lo troviamo solo 16º e senza tempo nel Q2. Credo proprio che sostituirà diversi componenti. Questo weekend avrà un format diverso, con la gara sprint di oggi a scombinare le carte. A questo punto del weekend, chi sarà più pronto per questa sprint del Texas? Ed infatti entrambi i nostri piloti hanno guadagnato una posizione, con Norris che ci partirà alle spalle. Per quanto riguarda la strategia, il degrado ci sta uccidendo in questo weekend e mentre per Giovinazzi posso rischiare di utilizzare la mescola media, per quanto riguarda Berman purtroppo non me la sento e lui correrà sulle hard. So che sarà difficile che sia competitivo in gara, ma tanto vale provare. Qui in Texas è tutto pronto per la sprint! Spengono le luci e via, partiti! La partenza è stata discreta e dalla prima curva Giovinazzi prova ad insediare la posizione di Sargent, riuscendo alla fine a mettersi davanti al pilota della Williams. Alla fine del lungo rettilineo Berman prova l'attacco su Gasly, allunga la staccata e mette la sua auto davanti a quella del francese, che però non ci sta e all'ultima curva si riprende la posizione sul pilotino inglese. Nel giro successivo Russell, anche lui partito nelle retrovie o dai box, rompe l'indugi e alla staccata di curva 1 si infila all'interno della LB1 di Berman, che ora ha dietro il solo Norris. Ovviamente anche il pilota McLaren non ha tempo da perdere e all'ultima curva si libera il nostro pilota, relegandolo all'ultima posizione. Più avanti Giovinazzi si trova a doversi difendere da Hülkenberg. Il tedesco riesce ad infilarsi all'interno e prende così la 16ª posizione. Ma Antonio non ci sta, è rimasto a contatto e sul rettilineo del traguardo spalanca il DRS, si sposta all'interno e senza allargare Hülkenberg fuori pista riesce comunque a riprendersi la posizione in curva 1. Subito dopo il serpentone sul lungo rettilineo non abbiamo scampo contro l'assa DRS spalancato, con Hülkenberg che riesce a chiudere il sorpasso già a metà del rettilineo, senza dover arrivare alla staccata. Un paio di giri dopo abbiamo trovato davanti a noi Joe, che aveva appena subito il sorpasso di Hülkenberg. Stavolta siamo noi a spalancare il DRS, nello stesso punto dove eravamo stati superati prima dalla Haas, e nella stessa maniera ci mettiamo dietro la Sauber. Purtroppo anche Gasly si libera di Joe e nel giro successivo ingaggia il duello con Antonio. I due vanno avanti appaiati per diverse curve, ma alla fine il francese riesce a passare, favorito dalla traiettoria e dalla miglior trazione dell'Alpine. Mentre davanti Albon e Stroll lottano per la 10ª piazza, finendo per toccarsi in curva 1 con il canadese che ha la peggio e si gira. Ma il contatto c'è stato. Senza dubbio le squadre si affretteranno a stabilire la gravità dei danni. Negli ultimi giri siamo finiti in sofferenza con le gomme, i troppi duelli non hanno sicuramente aiutato. Joe riesce a riprenderci e sfruttando il DRS si riporta avanti. Seguito a ruota da Russell che era pronto a sfruttare l'occasione all'ultima curva per guadagnare una posizione in più. Abbiamo resistito poche curve all'assalto di Lando che alla fine è riuscito a liberarsi di noi. Per concludere è arrivato anche Sargent che sul rettilineo del traguardo non ha avuto problemi ad uscire più forte, affiancarsi e superare Giovinazzi, ormai totalmente senza gomme. Max Verstappen ha dato spettacolo. Mentre Verstappen è andato a vincere in solitario una sprint dominata senza troppe difficoltà. Noi abbiamo concluso nelle ultime 2 posizioni, ma se fosse durata 15 giri invece che 19 avremmo chiuso molto più avanti. Oggi abbiamo assistito a una competizione serrata e questa sprint ha lasciato diversi piloti a bocca asciutta. Saranno delusi per non aver preso nemmeno un punto nella sprint di oggi. Scuse patetiche a parte, eccoci al riepilogo della sprint. Max vince davanti a Leclerc e Piastri, mentre Perez crolla in 6ª posizione. Bravo Magnussen che chiude in top 10, purtroppo per lui senza segnare punti. Ora dobbiamo tornare in pista per le qualifiche della gara di domenica. Il nostro weekend prosegue con le qualifiche, con i piloti pronti a contendersi la pole. Siamo nuovamente alle ultime curve del nostro ultimo giro lanciato, sempre in auto con Giovinazzi che sta facendo dei tempi clamorosi rispetto alle potenzialità che abbiamo dimostrato nelle precedenti qualifiche e nella sprint.
Alla fine del giro si posiziona in ottava posizione. Purtroppo, anche in questo caso ci sono davvero tanti piloti ancora nel giro. Ed alla fine della sessione veniamo eliminati con entrambi i piloti, ma mentre Berman partirà 20°, che è comunque un miglioramento, Giovinazzi ha qualcosa da recriminare con il fato. Se andiamo a vedere i tempi, infatti Antonio è rimasto fuori per soli 79 millesimi, davvero una sfortuna incredibile. Nel Q3 invece abbiamo assistito alla doppietta McLaren, che si è messa davanti alle due Red Bull e al duo Ferrari. Ora prepariamoci per la gara di domani. Non manca molto qui a Austin, con i piloti che si preparano per 56 giri di battaglia in pista. Il circuito delle Americhe premia sempre il coraggio in frenata, come dimostra il sorpasso in extremis su Vettel che ha portato Lewis Hamilton alla vittoria nel 2012. Non manca molto ormai, i piloti sono pronti a sfidarsi ruota a ruota. Siamo al giorno di gara. Le strategie mi hanno dato non pochi grattacapi. Le hard hanno dimostrato di non funzionare, ma non abbiamo abbastanza medie nuove con Antonio, quindi la scelta è stata obbligata. Discorso diverso invece per Berman, che invece non ha gomme bianche nuove e quindi sarà costretto ad una sosta in più. Insomma, posso dire che ho la fiducia sotto a zero in vista della gara? L'attesa per la gara è alle stelle ormai e sugli spalti si respira l'aria delle grandi occasioni. Oggi Oscar Piastri potrà mostrare il suo talento. Oggi partirà dalla P2 e senza dubbio proverà a cogliere questa opportunità in ogni modo possibile. Sembra siano pronti a partire. Siamo pronti per il Gran Premio degli Stati Uniti. Si spengono le luci e via, partiti! Buono lo spunto di Giovinazzi, che si mette subito a caccia di Albon e deve aspettare solo l'inizio del lungo retirino del secondo settore per mettersi davanti al pilota della Williams, con una manovra molto simile a quella del compagno durante la sprint ai danni di Gasly. Ma Albon non ci sta e si mette in scia. I due arrivano alla staccata insieme, ma Albon è all'interno e riesce a riprendersi subito la sua posizione. Nel giro successivo è arrivato anche l'attacco di Zhou, che non ha avuto grossi problemi a liberarsi di Antonio. Mentre dietro l'altra Williams con Sargent alla guida ha preso la 21esima posizione ai danni di Berman, sfruttando il DRS a favore. Ed alla fine del terzo settore è arrivato anche Stroll, che alla staccata dell'ultima curva ha relegato Berman all'ultima posizione. E così sale in 21esima posizione. Nel frattempo Antonio è riuscito a rispondere a Zhou che ha perso contatto col pilota davanti e quindi il DRS, concedendoci una grossa opportunità per passare. Purtroppo, come Berman, non è riuscito a contenere l'avanzata di Sargent e Stroll e quindi ha di conseguenza esposto anche Giovinazzi al loro tentativo di risalita. Prima è stato il turno di Sargent di passare il nostro pilota, che ha deciso di accodarsi per guadagnare il DRS. Ed in effetti la mossa ha funzionato, perché sul rettilineo del traguardo, mentre Stroll tentava l'attacco, siamo riusciti a prendere l'interno alla Williams, che non aveva altro spazio dove andare, ed ha bloccato così la Aston Martin. E dalla difesa siamo riusciti a passare all'attacco, riprendendoci la nostra posizione. Stroll però ci ha messo poco a liberarsi Sargent e a riprendere Antonio. Attacco in curva 1 e traiettoria allargata nel tentativo, riuscito, di bottare fuori pista Giovinazzi. Sargent è in crisi di gomme e dietro di noi riappare Zhou e nuovamente subiamo un sorpasso in curva 1, stavolta almeno in maniera decisamente più pulita. Giovinazzi però non ci sta e nelle ultime curve del primo settore riesce a riprendersi la posizione all'esterno sul pilota cinese. La lotta però sembra infinita. Torniamo in curva 1 e stavolta il pilota Sauber ci prova con le maniere forti, accompagnando il nostro pilota fuori pista. Peccato vedere manovre del genere in gara. Sargent è così in crisi che anche Berman riesce a portargli un attacco e senza problemi a liberarsi di lui a fine stint. Infatti dopo pochi giri rientra per la prima sosta, seguito nel giro successivo anche dal compagno. Anche Zhou ha effettuato la sua sosta ed è arrivato a Berman, prendendosi la 21esima posizione, sempre alla staccata di curva 1. Nel giro di poco tempo ha ripreso anche Giovinazzi, rinnovando il suo duello personale con il nostro pilota, ma stavolta Antonio si è dovuto arrendere senza lottare. Dopo tanta azione per tutto il primo stint e all'inizio del secondo non è più successo nulla, solo il ritiro di Sargent, che era effettivamente in grosse difficoltà. Verstappen chiude in testa. Ed alla fine ha vinto nuovamente Verstappen. Davvero incredibile! Dopo una gara del genere ha ampiamente meritato il suo giro d'onore. Mentre noi abbiamo concluso mestamente nelle ultime posizioni, lontani oltre 30 secondi dal primo degli avversari. Vi lascio i commenti post gara e ci sentiamo dopo per delle analisi velocissime. Max Verstappen può aggiungere un altro podio ai suoi numeri record.
e con questo segna la 9ª vittoria in stagione. Ma non sembra volersi accontentare. E finalmente ci siamo con il podio del Gran Premio degli Stati Uniti. Detto questo, il weekend del Texas si chiude qui. Ci avviciniamo al termine della stagione e l'atmosfera è più calda che mai. La Formula 1 si trasferisce a Città del Messico. Max conclude il weekend con una doppia vittoria, seguito da Norris e Leclerc, mentre il suo compagno di squadra continua a perdere tante posizioni in gara. Con i punti di oggi, Max mette una croce sul campionato piloti, portando a 97 punti di vantaggio, a 5 gare dal termine. Nei costruttori, ogni scuderia riesce a collezionare abbastanza punti da aumentare il vantaggio sulle rispettive inseguitrici, quindi in realtà la classifica rimane praticamente invariata. Tornati al quartier generale, veniamo informati che Berman ha aumentato la sua valutazione prestazionale fino a 77, ma vorrei che iniziasse a rendersi più attivo durante le gare. Contemporaneamente migliora anche il giovanissimo Lindblad, che inizia a diventare un pilotino interessante. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se tanti duelli di questo weekend vi sono piaciuti, allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo all'autodromo Hermanos Rodriguez per il Gran Premio del Messico. Beautiful soul, smile in my heart.